Green Stuff World Spray al cromo. Vediamo come funziona in questa prova sul campo. In questo video faremo la prova di questo interessante prodotto della Green Stuff World, ovvero il Chrome Spray, uno spray appunto al cromo che promette di essere di ottima qualità. Inizialmente, per capire qual è la resa di questo spray al cromo al cambiare della base, avevo effettuato 3 test utilizzando i classici cucchiai. Nel primo avevo utilizzato un primer opaco bianco della Citadel, nel secondo avevo utilizzato un primer opaco nero sempre della Citadel, mentre nel terzo test avevo applicato lo spray al cromo direttamente sul cucchiaino senza applicare alcun tipo di primer. Tuttavia, rivedendo la scheda tecnica del prodotto direttamente sul sito della Green Stuff World, ho notato che viene consigliato di applicare un primer nero brillante per ottenere la miglior resa al cromo. A questo punto quindi ho aggiunto una quarta prova, utilizzando proprio il primer nero brillante della Green Stuff World che avevo acquistato qualche settimana fa. Ok, ma fatta questa doverosa introduzione, vediamo immediatamente la prova sul campo. Per procedere con questo test ho intenzione di utilizzare 3 tester, quindi utilizzando i classici cucchiaini e applicando un primer bianco, un primer nero e non applicando alcun primer per vedere la resa di questo spray al cromo. Per quanto riguarda i primer, utilizzerò dei primer della Citadel, che sono il White Scar per il bianco e il Chaos Black per il nero, che sono appunto 2 Citadel di opachi. Quindi procediamo con l'applicazione dei primer. Cominciamo con il White Primer. Quindi passiamo al Black Primer, quindi al primer nero. Attendiamo qualche minuto per far asciugare il tutto. Ok, quindi ci troviamo con i 3 cucchiaini pronti per l'applicazione dello spray al cromo. Adesso procederemo invece nell'ordine con il cucchiaino senza primer, poi con quello bianco e poi infine con quello nero e vedremo il risultato. Agitiamo con decisione per un po'. Cominciamo con il primo cucchiaino, quello senza primer, e vediamo qual è l'effetto. Innanzitutto esce tantissima vernice, quindi bisogna saper dosare molto bene perché ha già spruzzato dappertutto. Però già ha coperto piuttosto bene. Guardate, l'effetto è già molto molto buono soltanto con la prima singola passata. Mi piace molto e l'effetto è quasi specchiato. Adesso si sta ancora asciugando, lo lasciamo asciugare. Quindi questo è il no primer e lo mettiamo da parte. Adesso verifichiamo cosa succede con il white primer. Mettiamo un pochino, lasciamo asciugare e nel frattempo procediamo con il cucchiaino dove abbiamo applicato il primer nero. E lo facciamo asciugare. Aspettiamo qualche minuto per vedere il risultato. Quindi torniamo ad applicare una seconda passata di vernice, iniziando sempre dal no primer. E mettiamo da parte. Stessa cosa come prima, utilizzando lo stesso ordine, andremo di white primer, quindi passerò al white primer, seconda mano. Quindi white primer lo mettiamo a riposo. Infine facciamo la seconda passata col black primer. Ok, come detto in questa quarta prova vogliamo testare lo spray chrome della Green Stuff World con un primer nero ma questa volta con finitura gloss, quindi lucida. Questo perché, come viene indicato sul sito Green Stuff World, i risultati migliori si ottengono con un primer nero lucido. Quindi siccome recentemente abbiamo proprio comprato il primer proprio della Green Stuff World, che è appunto gloss di colore nero, adesso proveremo ad applicarlo sul classico cucchiaino e testare appunto la qualità della finitura dello spray chrome e quindi ovviamente poi metterla a confronto con le altre 3 prove che abbiamo già effettuato. Quindi partiamo subito e applichiamo
quindi questo primer nero che daremo questa volta direttamente a pennello. Ok, abbiamo completato la stesura del primer nero lucido della Green Stuff World e adesso procediamo con lo spruzzare appunto lo spray al cromo. Eccoci dunque, abbiamo fatto asciugare la prima mano dello spray al cromo e ci apprestiamo a spruzzare la seconda mano. Facciamo asciugare questa seconda mano, così poi procederemo a visionare il risultato finale dell'applicazione sul Black Primer Gloss e anche metterlo a confronto con le precedenti prove che abbiamo effettuato. Ok, abbiamo finito, la seconda mano si è asciugata, vediamo il risultato finale che non mi convince tanto, principalmente a causa dell'applicazione erronea del primer nero, perché l'ho trovato molto liquido e ho avuto un po' di difficoltà a stenderlo. C'è da dire che le 3 prove precedenti le ho realizzate stendendo i primer con lo spray. Questo invece è stato steso a pennello e si vede sicuramente l'effetto del pennello, le pennellate. Ho dovuto fare 2 strati di primer perché il primo non era assolutamente coprente e effettivamente sono tante le imperfezioni che si intravedono. Per quanto riguarda invece la qualità dello spray al cromo, mi piace, come potete vedere, però l'effetto a specchio non è eccezionale, quindi io sto muovendo la mia mano, come potete vedere, ma non riusciamo a distinguere molto bene le dita e comunque la mano. Detto questo, voglio metterlo a confronto con gli altri test. Come vedete, io adesso li ho distribuiti, li ho ordinati da quello che ha l'effetto specchio meno evidente a quello che ha l'effetto specchio migliore. Quindi questo, come vedete, è quello che secondo me è il migliore e questo è il peggiore. L'effetto comunque si distribuisce molto bene, la qualità dell'effetto è molto bello, però diciamo che è un effetto sì cromato, ma fino a un certo punto è piuttosto metallizzato, opaco, però è un bel effetto. Questo è il, diciamo, effetto specchio peggiore, effetto cromo peggiore, o comunque un tipo di effetto che dovremmo ottenere utilizzando un primer opaco di colore nero. Livello specchio leggermente migliore lo otteniamo in questo modo. Vedete già l'effetto è un po' più brillante, cominciamo a intravedere la mia sagoma, però l'effetto cromato, effetto specchio, anche qui non è ottimale. Questo effetto lo otteniamo utilizzando un primer bianco, che è quello della Citadel, che è sempre un primer opaco. Il terzo livello qualitativo lo otteniamo, che effettivamente comincia a essere già un effetto cromato un po' più evidente, lo otteniamo con la quarta prova, che è quella del Black Primer brillante, quello della Green Stuff World, ed effettivamente rispetto alle altre due l'effetto è migliore. Tuttavia, per quanto mi riguarda, l'effetto che ho trovato migliore in assoluto, come potete vedere anche voi, l'effetto è veramente qui, comincia a essere veramente molto cromato, l'effetto è a specchio, lo otteniamo senza primer. Adesso mettiamo tutti e 4 i cucchiaini uno vicino all'altro, in maniera tale cerco di farveli vedere un pochino più da dettaglio. Eccoci qui, faccio rivedere no primer, black primer gloss, white primer e black primer satinato. Questo è il risultato. Potete vedere la differenza tra le 4 finiture finali. Sono tutte e 4 molto buone. Diciamo che sicuramente l'effetto migliore lo ottengo senza applicare nessun tipo di primer. Questo mi piace molto molto di più. Queste due possono essere 2 varianti ammissibili a seconda del nostro modello. Questo è un effetto un po' più opaco, meno riflettente, che possiamo utilizzare per alcune soluzioni, per alcuni utilizzi,
e questo può essere una valida alternativa se vogliamo una riflessione leggermente superiore. Ok, abbiamo finito anche questa prova. Bene, abbiamo visto che la resa di questo spray al cromo varia molto a seconda della base su cui la stendiamo. Il mio consiglio è che se volete un effetto a specchio non dovete usare nessun tipo di base, quindi nessun tipo di primer, né bianco né nero. Utilizzando dei primer invece otterrete un effetto cromato ma molto opaco, molto satinato, molto opaco. L'effetto più opaco di questo spray al cromo si ottiene applicandolo su una base data con un primer nero. In definitiva, ho trovato un ottimo prodotto. Fate attenzione quando lo stendete perché la bomboletta mi sembra molto in pressione, quindi appena premete esce veramente tanta vernice. Quindi date dei piccolissimi colpetti per poterlo stendere e non farne uscire troppo e quindi non creare troppo liquido come è successo a me la prima volta che l'ho spruzzato. Per il resto un ottimo prodotto, assolutamente consigliato. Il suo voto è 8,5. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e eventualmente condividete questo video con un vostro amico. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!